Salve gente, io sono Luca e questo fantastico video è pensato per quelle persone che stanno studiando o imparando l'italiano come lingua straniera. Più nello specifico, questo video è pensato per quelle persone che hanno già raggiunto un livello intermedio di italiano e vogliono migliorare il proprio italiano imparando nuove espressioni, nuovi modi di dire, nuovi proverbi e così via. In sostanza, quindi, questo video è pensato per chi già capisce l'italiano ma vorrebbe arricchire il proprio lessico, il proprio vocabolario italiano, imparando nuove parole, nuove espressioni, nuovi modi di dire e così via. In particolare in questo video volevo parlare di una parola molto simpatica e molto comune che probabilmente non conoscete, perché di solito non vi è insegnata ai corsi di italiano. La parola è tamarro. Questo è un sostantivo, quindi sarà un tamarro, dei tamarri. C'è anche la variante femminile di questo sostantivo, quindi una tamarra, delle tamarre, ma in questo episodio voglio parlare soltanto del sostantivo maschile, quindi tamarro, tamarri. Poi eventualmente farò anche un video sul sostantivo tamarra, tamarre, perché comunque ci sono delle piccole differenze. O meglio, non è che ci sono delle differenze, ma farò degli esempi e gli esempi che farò valgono principalmente per la versione maschile del sostantivo, quindi tamarro, tamarri. Eventualmente poi farò anche un video con degli esempi specifici per la variante femminile tamarra, tamarre. Vi premetto che ho rimandato tante volte la registrazione di questo video perché sapevo che sarebbe stato un video complesso. In sostanza io ho la mia tabella in cui mi segno i video che devo fare. Questo video ho continuato a rimandarlo perché comunque sapevo che sarebbe stato un video piuttosto lungo e complesso. Nonostante questo penso che comunque sia molto importante conoscere questa parola perché è una parola usatissima, una parola veramente molto molto comune. Inoltre ho notato che è abbastanza difficile per gli stranieri che studiano l'italiano capire cosa significa esattamente la parola tamarro. E quindi mi sembrava doveroso spiegarla. Volendo possiamo usare la preposizione da e quindi dire da tamarro oppure da tamarri. Per esempio potrei dire una macchina da tamarri oppure delle scarpe da tamarri. In questo caso uso la preposizione da, poi ci metto il sostantivo e ottengo qualcosa di simile a un aggettivo, diciamo. Probabilmente avete già visto la preposizione da usata in questo modo, per esempio una cosa da stupidi, che significa una cosa che fanno gli stupidi. Comunque sia, in questo video parlerò del significato della parola tamarro nell'italiano contemporaneo, non dei significati regionali e non del significato originario di questa parola, perché questa parola aveva un significato, adesso viene usata con un significato diverso. Allora, vi dico subito che dare una definizione astratta, generale del sostantivo tamarro è piuttosto complesso ed è meglio fare degli esempi concreti. In italiano c'è un detto che è un'immagine vale più di 1000 parole. Ecco, in questo video userò molte immagini perché eviterò di dare una definizione, diciamo, astratta del sostantivo tamarro, farò invece degli esempi concreti perché in particolare il sostantivo tamarro si riferisce a un determinato modo di comportarsi e a un determinato modo di presentarsi. Ecco, in questo video volevo cercare di spiegare la parola tamarro facendo riferimento a due cose. Uno, le macchine che di solito comprano o guidano i tamarri. Due, il tipo di abbigliamento che di solito scelgono i tamarri. Chiaramente questi sono soltanto due esempi, però penso che illustrino bene il concetto di tamarro. Allora, per quanto riguarda le macchine, diciamo che il tamarro sicuramente non compra macchine poco appariscenti, ma al contrario compra
la macchina più appariscente che può permettersi. Cosa significa questo? Che vabbè, se il tamarro è milionario si compra sicuramente un'auto sportiva, per esempio una Ferrari, una Lamborghini o auto di questo tipo. Se non può permettersela, cosa fa? Compra una macchina normale e poi la porta in officina affinché venga modificata. Modificata in che senso? Nel senso che questa macchina, che magari è una macchina normale per andare in città, viene modificata per sembrare un'auto da corsa. In italiano diciamo che viene truccata, tra virgolette. Cosa significa? Significa che le viene modificato il motore, le vengono modificati i freni, viene modificata la carrozzeria, vengono aggiunti degli elementi da corsa, per così dire. Vengono messi dei cerchi particolari, cerchi in lega, magari cerchi colorati, e magari sulla carrozzeria vengono apposte delle decorazioni per far sembrare questa macchina, che in realtà è una macchina normale, una macchina da corsa. Le modifiche possono essere effettive, reali, concrete, cioè il motore viene modificato, sostituito con un altro motore più potente, oppure possono essere modifiche prettamente estetiche. Cioè in alcuni casi magari il tamarro non può permettersi un motore più potente, però fa modificare il motore in modo che il motore sia più rumoroso, perché così la gente pensa che quella sia un'auto da corsa. Sicuramente anche da voi esistono le officine dove voi portate una macchina e ve la modificano, ve la truccano, in modo che sembri più, non so neanche come dire, in modo che sembri un altro tipo di macchina. Per esempio la classica modifica estetica potrebbero essere delle luci blu, così che quando la macchina va lascia una scia di luci blu, cose di questo tipo. Sicuramente anche da voi esistono persone che fanno queste cose, cioè che aggiungono delle luci blu così che la loro auto sembra un'auto da corsa oppure sembra un'auto più bella. Oppure, come dicevo, facevo l'esempio di modificare il motore in modo che sia più rumoroso. Voi vi chiederete, ma perché sto facendo questi esempi per spiegare la parola tamarro? Perché secondo me questo esempio spiega bene la mentalità del tamarro, cioè il tamarro fondamentalmente compra un'auto normale e poi la fa modificare in modo da farla sembrare un'auto da corsa. In particolare fa fare delle modifiche prettamente estetiche, cioè investe dei soldi, spende dei soldi, perché per il tamarro l'apparire, l'immagine è molto importante. Se vogliamo il sostantivo tamarro un po' è vicino all'idea di esibizionista, cioè il tamarro compra una macchina ma non è soddisfatto se la sua macchina sembra un'auto come le macchine degli altri. Il tamarro vuole distinguersi. In particolare poi il tamarro non comprerebbe mai una macchina poco appariscente, quindi una bella macchina poco appariscente, il tamarro non la comprerebbe mai. Comprerebbe sicuramente una macchina che da fuori sembra un'auto da corsa, un'auto super sportiva. Il tamarro non comprerebbe una Jaguar, una Maserati, queste auto di un certo livello che però sono, diciamo, da gentleman. Il tamarro compra le auto appariscenti. Quindi capite che in un certo senso il tamarro è il contrario del gentleman, cioè il gentleman è una persona che spende tanto, acquista prodotti di qualità, per esempio una macchina molto costosa, ma punta sempre a quello stile sobrio, perché comunque il suo obiettivo, l'obiettivo del gentleman, è quello di passare, tra virgolette, inosservato, o comunque di non fare la figura dell'esibizionista. Il tamarro, al contrario, vuole che tutti vedano che lui ha una bella macchina, quindi se non si può permettere una macchina lussuosa, fa modificare una macchina normale in modo che sia più appariscente. E lo stesso discorso che ho fatto per la macchina si può fare per l'abbigliamento, nel senso che il tamarro cerca sempre di vestirsi in modo particolare e di distinguersi dagli altri, in modo esagerato se vogliamo, quello che in italiano viene definito con uno stile pacchiano, uno stile appariscente ma appariscente in senso negativo, uno stile troppo appariscente. L'esempio estremo potrebbero essere quelle persone che magari indossano collane d'oro molto appariscenti, ecco, magari senza maglietta mettono solo una collana d'oro. Ecco, questa è una cosa che molti italiani definirebbero una cosa da tamarri. Non so se conoscete l'espressione cattivo gusto.
Ecco, in italiano c'è questa espressione cattivo gusto. Cosa significa? Significa uno stile che è il contrario dell'eleganza, perché è eccessivo. Quindi capite la differenza tra il gentleman che si veste con classe, con stile, e il tamarro che si veste con cattivo gusto, si veste in modo esagerato, in modo pacchiano. Non so se conoscete l'aggettivo pacchiano. In italiano c'è questo aggettivo pacchiano, pacchiana, pacchiani, pacchiane, che vuole dire proprio questo, cioè appariscente, ma appariscente in senso negativo. Qualcosa di pacchiano è qualcosa che tu non puoi fare a meno di notare, però nel momento stesso in cui lo noti pensi che sia qualcosa di cattivo gusto, qualcosa di esagerato, qualcosa di eccessivo. C'è anche un'altra cosa da dire. Allora, il tamarro di solito si veste in modo appariscente, ma non perché vuole fare una qualche provocazione o perché vuole, diciamo, scherzare con l'abbigliamento. Sapete, no, che ci sono quelle persone che si vestono in modo eccentrico e che si comportano, per così dire, in modo autoironico. Cioè ci sono alcune persone che si vestono in modo eccentrico, strano, bizzarro, ma proprio per suscitare ilarità o comunque per far sorridere gli altri. Oppure perché magari in generale sono persone fuori dagli schemi che si vestono in modo particolare. Ecco, il tamarro invece no, perché fondamentalmente il tamarro è una persona, diciamo, piena di sé, che pensa di essere il protagonista di un qualche film d'azione degli anni 80, degli anni 90. Cioè il tamarro pensa di essere un qualche duro della situazione, un supereroe, ma è convinto di esserlo. Cioè non è che si veste in questo modo per scherzare, è proprio convinto di essere il meglio del meglio. C'è un modo di dire in italiano che è prendersi troppo sul serio. Ecco, possiamo dire che i tamarri in genere si prendono troppo sul serio. Cosa significa? Significa che non sanno neanche che cos'è l'autoironia e pensano davvero di essere le persone importanti. Come dicevo, pensano di essere i protagonisti di qualche film d'azione. E quindi, sempre rispetto all'abbigliamento, possiamo fare altri esempi. Possiamo dire, per esempio, il tamarro va 3 settimane in palestra, dopodiché si copre delle magliette nere attillate, o ancora meglio, delle canottiere nere attillate, per far vedere a tutti che ha un minimo di muscoli. Ma questo perché? Perché è una persona piena di sé, che si sente davvero il supereroe della situazione. E tante volte c'è una differenza tra come gli altri percepiscono questa persona e come questa persona percepisce se stessa. Ho fatto l'esempio della persona che va in palestra per 3 mesi e poi si mette la canottiera nera attillata pensando di essere come il protagonista di un qualche film d'azione. Ecco, le altre persone magari la vedono così, ma il tamarro non la vede così. Il tamarro pensa nella sua testa: eccomi qua, io sono il più figo del mondo. Perché poi alla fine l'obiettivo del tamarro è proprio questo, cioè dimostrare a tutti quanti di essere il più figo del mondo, più figo degli altri. Il tamarro vuole a tutti i costi sembrare figo. Ecco come potremmo definire il tamarro, come una persona che vuole sembrare il più figo del mondo. Infatti attenzione che ho detto sembrare e non essere. Sì, ecco, un'altra cosa che potrebbe fare un tamarro è andare in giro sempre e comunque con gli occhiali scuri, con gli occhiali da sole, perché? Per sembrare più figo. Perché il tamarro pensa di essere un qualche supereroe che va in giro per la città e quindi si mette gli occhiali scuri, gli occhiali da sole per sembrare più figo. Quindi ecco, ricapitoliamo un attimo quello che abbiamo detto finora. Sono partito da alcuni esempi concreti perché pensavo che in questo modo fosse più facile spiegare cosa si intende in italiano per tamarro. Ho fatto l'esempio della macchina, ho fatto l'esempio dell'abbigliamento e ho spiegato che in entrambi i casi il tamarro punta alle varianti più appariscenti, perché il tamarro vuole farsi notare, vuole che tutti quanti lo guardino e vuole distinguersi dagli altri. Quindi la parola chiave in questo caso è appariscente. Il tamarro punta a un abbigliamento, una macchina appariscenti,
ma appariscenti probabilmente in senso negativo, quindi una macchina che dagli altri viene percepita come qualcosa di pacchiano, di cattivo gusto, di esagerato, di eccessivo, di fuori luogo. Allo stesso modo l'abbigliamento. Avevo fatto il confronto con il gentleman, con la persona di classe, che magari spende di più, però punta alla sobrietà, al non apparire eccessivo, mentre invece il tamarro punta proprio ad apparire come il più figo del mondo, sempre e comunque. Quindi in sostanza il tamarro è una specie di esibizionista che vuole a tutti i costi sembrare il più figo del mondo, più figo degli altri. Quindi in un certo senso possiamo dire che un tamarro è un esibizionista ed è un po' il contrario di un signore e di una persona di classe. Perché? Perché sceglie uno stile eccessivo, esagerato, che scade nel cattivo gusto. Cioè, in altre parole, per essere notato viene notato, però gli altri pensano, ma guarda quello, che stile eccessivo, ma guarda quello, che cosa pacchiana. Poi avevo fatto il discorso che comunque il tamarro non è così perché è eccentrico e gli piace uno stile eccentrico, e non è così perché vuole, diciamo, scherzare con l'abbigliamento, vuole fare delle provocazioni, no. Il tamarro non è una persona autoironica che si prende in giro da sola. Al contrario, il tamarro è una persona piena di sé che non si prenderebbe mai in giro da sola, perché fondamentalmente il tamarro ha un'opinione molto alta di se stesso e pensa di essere un qualche supereroe, il protagonista di un qualche film d'azione. Non so se avete presente i film degli anni '80 in cui c'era questo personaggio, il protagonista, che arrivava e ammazzava tutti quanti e risolveva la situazione. Ecco, il tamarro fondamentalmente ha questa opinione di se stesso, pensa di essere lui il duro della situazione. Ecco, spero che sia tutto chiaro, che questo video vi abbia aiutato a capire un po' meglio cosa significa il sostantivo tamarro. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è questa. Allora, la parola tamarro è una parola un po' scherzosa, quindi non è una parola interamente offensiva, ha una componente sicuramente scherzosa. Quindi potete usarla per esempio anche per scherzare con un vostro amico, gli potete dire «Ah, ma oggi ti sei vestito proprio da tamarro». Non è una parola offensiva, perché fondamentalmente chi usa questa parola fa un po' dell'ironia sul fatto che la persona definita tamarro in realtà è troppo piena di sé. Non è quindi un insulto in senso stretto, non è una parola offensiva. Si può usare, come ho detto, anche in modo scherzoso. Ecco, questo è quanto. Magari fate una cosa nei commenti qua sotto, fatemi sapere se anche nella vostra lingua esiste una parola simile e se anche da voi esistono persone di questo tipo, cioè persone che noi definiamo tamarri. Se nella vostra lingua c'è un sostantivo equivalente a tamarro, per favore fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che sono abbastanza curioso. Sono curioso perché non so se sia una cosa particolare dell'italiano oppure se anche in altre lingue esista proprio un sostantivo per questo tipo di persone. Ecco, questo è quanto. Detto ciò, vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.